Il modo più semplice per arrivare a Ischia è di passare da Napoli. Io ci sono arrivato con l'alta velocità e dopo 10 minuti di autobus con la linea Alibus sono arrivato al molo Beverello, da dove ho preso il traghetto per l'isola. Ischia è una meta perfetta per giugno e settembre, che ti sorprenderà, ma per apprezzarla a fondo bisogna capirla bene. Vista la sua bellezza e il potente effetto curativo delle sue acque termali, nelle ultime decadi Ischia è stata una destinazione molto richiesta e, come è logico aspettarsi, l'impatto su di un'isola così piccola è stato davvero notevole. Se arriverai a Ischia Porto ti troverai nella cittadina più grande di tutta l'isola, quella in cui arrivano tutti i traghetti, e di conseguenza sarai nel luogo più caotico possibile, ma allo stesso tempo quello con più servizi, spiagge attrezzate, vie in cui fare shopping, banche, molti ristoranti, eccetera. Devi cercare di capire tu quello che ti aspetti da quest'isola e in base a questo decidere dove vorrai stare. Da Ischia Porto potrai anche spostarti alla vicina isoletta di Procida, di cui ti ho parlato in questo video. È un luogo ideale per una gita di un giorno come minimo, si può restare anche di più. Il mio suggerimento però è di fermarsi poco a Ischia Porto o a Ischia Ponte e, dopo aver visitato il castello aragonese e le altre attrazioni delle due cittadine, spostarsi altrove. Bellissimi i borghi di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, nei quali è d'obbligo almeno una passeggiata. Una delle parti più interessanti dell'isola, tuttavia, è quella tra la spiaggia dei Maronti e Sant'Angelo d'Ischia, insieme alla vicina baia di Citara. In questa zona, al cospetto dell'onnipresente avvistamento di capri, troverai alcuni tra i parchi termali più belli di cui ti parlerò tra poco. Alla spiaggia dei Maronti ti potrai rilassare tra i ristorantini sulle palafitte e le onde impetuose, fino ad arrivare alle Fumarole, dove la sabbia è bollente a causa dell'attività vulcanica del sottosuolo dell'isola. Sant'Angelo invece è una delle località più belle di tutto il Mediterraneo. Con il suo piccolo istmo, il porticciolo e le scogliere scolpite dal mare e dal vento, ti farà sentire come se stessi vivendo dentro un dipinto. Ischia non sarebbe Ischia senza i suoi parchi termali, le cui acque possono alleviare i sintomi di molte patologie, posso dirlo per esperienza diretta. Ho visitato molti dei parchi presenti sull'isola e voglio mostrarti le pagine web di quelli che credo siano i più belli, da quello che ho ritenuto meno bello a quello che mi è piaciuto di più. Fammi sapere nei commenti se anche tu condividi il mio punto di vista oppure, se sei stato a Ischia, se hai preferito altri parchi. Comincerò parlandoti del Negombo, uno dei parchi più famosi di tutta l'isola, che dispone di una spiaggia privata, la spiaggia di San Montano, come ti sto mostrando, e anche molte piscine, insieme a un parco naturale pieno di piante insolite e lussureggianti. Quello che non ho apprezzato di questo parco, però, è che le piscine sono molto piccole e il parco è molto frequentato, di conseguenza possono essere un po' affollate. In ogni caso, puoi passare qui una splendida giornata. Un altro parco veramente interessante che si trova vicino a Sant'Angelo d'Ischia è il parco Afrodite Apollon, che ti sto facendo vedere in queste immagini. Quello che è straordinario di questo parco, oltre alla qualità dell'acqua, che pare sia una delle poche senza cloro in tutta l'isola, è il fatto che mentre ti rilasserai nelle sue piscine avrai una spettacolare vista su Capri, e questo direi che è impagabile. Un altro parco che ho molto apprezzato è il Parco Castiglione Resort and Spa. Ovviamente anche da questo parco avrai una vista stupenda, cioè quella sul Golfo di Napoli, il Vesuvio e Procida. È davvero ben organizzato e anche molto ampio. Le numerose piscine del parco ti permetteranno di rilassarti in quanto sono anche molto grandi e quindi ci sarà spazio per tutti. In questo parco, come anche in tutti gli altri che ti ho menzionato, le piscine sono a temperature diverse.
L'ultimo parco di cui ti voglio parlare è quello che secondo me è il più bello da vedere e il più bello in cui stare, i Giardini Poseidon. Anche questo parco dispone di una sua spiaggia privata nella baia di Chitara e davvero tante piscine, tuttavia, come potrai immaginare, è piuttosto affollato, soprattutto nei mesi estivi. Per ciascuno dei parchi di cui io ti ho parlato, potrai verificare direttamente sulla pagina web i prezzi e gli orari di apertura. Fai attenzione perché i parchi non sono aperti tutto l'anno, ma hanno date di apertura e di chiusura che possono essere variabili anche in base a come va la stagione. Con questo video spero di averti dato un punto di vista alternativo su Ischia e su tutto ciò che si può fare su quest'isola per sentirsi meglio con se stessi. Ti invito subito a guardare i prossimi video in cui ti farò vedere molti altri posti interessanti. Ciao!